Adesso diamo la parola al professor Carlo Augusto Bortolotti dello SPOC 6, che è uno degli SPOC trasversali perché si occupa dei device in medicina di precisione. Buongiorno a tutti, io sono appunto Carlo Bortolotti, sono un chimico fisico dell'Università di Modena Reggio Emilia e assieme al collega Massimo Dominici, che è un oncologo dello stesso Ateneo, coordino lo SPOC 6, che ha come titolo in inglese Healthy Toolbox, quindi una cassetta degli attrezzi per la salute, e il significato di questo nome vi risulterà chiaro tra pochissimo. Allora, da chi è composto il nostro SPOC? Il nostro SPOC prevede il coinvolgimento dal giorno 1 di 40 ricercatori che sono afferenti ai 10 enti che compongono lo SPOC, e poi durante il progetto sono stati assunti 19 RTDA nei diversi enti. A questi si aggiungono 5 assegnisti di ricerca e 4 fra dottorandi e dottorande. Quindi abbiamo uno SPOC fittamente popolato, come vi dicevo sono 10 gli enti, l'ente che agisce da SPOC leader è appunto l'Università di Modena e Reggio Emilia, e negli altri 9 enti abbiamo 8 università che sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale, alle quali si aggiunge il CRO di Aviano. Allora, qual è la finalità del nostro SPOC? La finalità del nostro SPOC è quella di progettare e realizzare dispositivi con una duplice applicazione, dispositivi destinati alla diagnostica e dispositivi destinati invece alla terapia, entrambi ovviamente in ottica di medicina di precisione. Il termine dispositivo nel nostro SPOC è da intendersi con un'accezione piuttosto ampia, infatti il nostro lavoro spazia da materiali alla nano e microscala, che sono sviluppati principalmente nei Work Package 4 e 3, a saggi diagnostici anche miniaturizzabili come quelli che sono il focus principale del lavoro del Work Package 1, a attrezzature hardware e prodotti software a supporto della chirurgia di precisione, che sono il focus principale del Work Package 2. Per quanto riguarda le aree di intervento, allora sicuramente l'area di intervento sulla quale si concentra maggiormente l'azione del nostro SPOC è l'ambito oncologico, quindi c'è attenzione verso lo sviluppo di dispositivi per il monitoraggio e la terapia di diversi tipi di carcinoma o di dispositivi che siano trasversali a diverse patologie oncologiche, come ad esempio biosensori per il monitoraggio di farmaci antitumorali, oppure sviluppo di strategie per l'imaging tumorale o sviluppo di strategie alternative alla terapia farmacologica per il trattamento di tumori. Però c'è attenzione anche sulle malattie rare, in particolare fibrosi cistica e retinite pigmentosa, a malattie metaboliche come le complicazioni legate alla patologia ulcera da piede diabetico, a patologie epatiche e renali e anche applicazioni di medicina rigenerativa tramite lo sviluppo di materiali, specialmente nel campo del trattamento delle ferite e in campo odontoiatrico. Allora, dove siamo? È difficile chiaramente in pochissimo tempo riassumere tutto quello che abbiamo raggiunto fino ad oggi. Abbiamo provato a fare un censimento degli studi che sono stati avviati all'interno del nostro SPOC. Considerate che il nostro SPOC, come diceva prima il professor Pace, è uno SPOC piuttosto trasversale, uno SPOC principalmente tecnologico, e quindi la maggior parte degli studi sono di natura preclinica. È uno SPOC che raccoglie chimici, fisici, ingegneri, scienziati dei materiali, scienziati in campo biomedico, medici anche, e quindi la maggior parte degli studi, come vi dicevo, è appunto di natura preclinica. 41 studi preclinici avviati, 9 già conclusi, e quelli conclusi e quelli avviati a maggior grado di sviluppo hanno portato già alla pubblicazione di 35 articoli su riviste internazionali. Come vi dicevo, comunque ci sono anche dei ricercatori di tipo clinico, e quindi abbiamo anche degli studi clinici avviati all'interno del nostro SPOC che hanno principalmente la finalità di individuare biomarcatori, nuovi biomarcatori che possono servire come elemento prognostico e predittivo di risposta e resistenza ai trattamenti, e che possano essere individuati con le tecnologie che sviluppiamo per la rilevazione, o diventino il target, ad esempio, di nanodispositivi sviluppati ad hoc. Quindi probabilmente posso descrivere bene lo SPOC elencando le diverse tecnologie abilitanti che sono state sviluppate in questi mesi
all'interno dello Spock 6. Abbiamo un lavoro molto importante sulla sensoristica, sensori ottici ed elettronici che servono per rilevare biomarcatori che sono molto diversi in termini di dimensioni. Si va da piccole molecole a macromolecole biologiche, acidi nucleici, proteine, fino a vescicole extracellulari e fino a intere cellule, senza dimenticare i biosensori per segnali elettrofisiologici che sono anch'essi molto rilevanti all'interno della nostra attività. Poi abbiamo un'attività molto corposa in termini di ricercatori che vi partecipano e di risultati prodotti, che è quella di ambito nanotecnologico. E qui il lavoro spazia, parte dalla modellizzazione, coinvolge la sintesi e la caratterizzazione molto estesa di tipo chimico-fisico, per arrivare in alcuni casi già a caratterizzazione in vitro o anche in vivo di sistemi alla nanoscala destinati sia al drug delivery che alla nanoteranostica. Poi abbiamo una parte di lavoro importante sui biomateriali realizzati al duplice scopo di prevenire le infezioni inferite e favorire la rigenerazione tessutale. Poi abbiamo un lavoro molto rilevante anche nello sviluppo di modelli sia in silico che modelli cellulari tridimensionali, quindi scaffold in vitro. Poi abbiamo, come vi accennavo prima, lo sviluppo di sistemi hardware anche accoppiati ad algoritmi che vadano a supporto della chirurgia di precisione. Quindi queste sono le principali aree tecnologiche nella quale abbiamo lavorato, e i ricercatori del nostro Spock hanno lavorato fino ad oggi con i risultati che appunto vedete indicati in questa slide. Dove stiamo andando? Quindi qual è il lavoro, l'obiettivo dei prossimi mesi? Allora, sicuramente abbiamo iniziato a disegnare e sviluppare tanti dispositivi. Questa è la fase nella quale dobbiamo ottimizzarli, quindi dobbiamo migliorare le loro prestazioni, migliorare la loro selettività, la loro efficacia, e quindi iniziare la fase di validazione in laboratorio dei dispositivi più promettenti. Questo va di pari passo con un incremento della statistica per dare maggiore robustezza ai risultati che sono stati raccolti nelle prime fasi del progetto, e iniziare a proseguire con gli studi clinici che sono stati avviati, che definiscono un po' la direzione lungo la quale dobbiamo muoverci anche da un punto di vista tecnologico. Sicuramente questo può avvenire anche rafforzando le interazioni con altri Spock. È prevista una interazione con lo Spock 2 nell'ambito dello sviluppo di software per la chirurgia robotica. C'è già un'interazione con lo Spock 4 per la rilevazione di vescicole extracellulari, e questo potrebbe ampliarsi all'identificazione di nuovi marcatori da parte dello Spock, verso i quali potremo dedicare l'attenzione dei nostri dispositivi. E sono già state sviluppate interazioni con lo Spock 5 per individuare dei target, ad esempio, che necessitino di sistemi di delivery sviluppati ad hoc, oppure di dispositivi per la loro rilevazione. Quali sono le sfide invece su più larga scala, quindi diciamo dove vorremmo essere al mese 36, quindi alla conclusione di questo progetto? Beh, quello che speriamo di fare sicuramente è riempire questa cassetta degli attrezzi con un set di dispositivi, sia a scopo diagnostico che a scopo terapeutico, che siano stati validati in laboratorio, ad esempio con fluidi biologici, nel caso dei biosensori che sono in fase di sviluppo ancora con soluzioni di test, o in modelli cellulari e animali, nel caso dello sviluppo di biomateriali e di nanomateriali. Sicuramente ci auguriamo che gli strumenti a supporto della chirurgia di precisione, sia hardware che software, risultino in stato così avanzato da iniziare a pensare a un'implementazione su larga scala, e in parallelo che anche in collaborazione con altri Spock si possano sviluppare dei modelli tridimensionali che mostrino una complessità che sia paragonabile a quello di tessuti sani o patologici, quindi per avere a disposizione dei modelli affidabili per testare l'efficacia dei nostri dispositivi. Infine è bene iniziare a affacciarsi al confronto con il contesto regolatorio, che è assolutamente fondamentale per l'applicazione clinica di questi dispositivi. E quindi diciamo la visione del nostro progetto, del nostro Spock all'interno di questo progetto, è sicuramente quella di creare una filiera completa che parta dalla design e modellizzazione, dove abbiamo diverse competenze, includa competenze riguardanti la fabbricazione di dispositivi, la loro caratterizzazione, la loro ottimizzazione, fino ad arrivare a validazione preclinica e clinica, quindi costruire, anche aprendo
aprendoci all'esterno rispetto all'Italia un'intera filiera che parta dalla progettazione del dispositivo fino alla sua validazione clinica. Questo può avvenire attraverso la formazione di una rete di competenze nel campo dello sviluppo di dispositivi, non solo nazionale ma anche attraverso partnership europee, e ci auguriamo anche che il lavoro del nostro SPOC inizi a prendere in considerazione il contatto tramite collaborazioni o workshop con enti certificatori e con il mondo imprenditoriale coinvolto non solo attraverso azioni di tipo appunto tramite collaborazioni o workshop, ma una vera partnership che permetta anche l'avvio di start-up partendo dai risultati più promettenti del nostro SPOC. E infine, in termini di formazione, magari pensare ad esempio a corsi di laurea magistrale magari interateneo che riguardino proprio lo sviluppo di dispositivi per la medicina di precisione. Vi ringrazio per l'attenzione, ho concluso.